proprio dove 11 giorni fa, sotto l'acqua, iniziava il viaggio. 11 giorni dopo, con un po' più di barba, molta più esperienza. E con grande orgoglio che posso finalmente presentarvi il mio viaggio in bicicletta dell'anno scorso. Percorrere la Drava a 5 anni di distanza dal mio primo viaggio in bicicletta, da presunto cicloviaggiatore, proprio sulla Drava, con Alessio e Patrick. Mi metto alla prova perché viaggerò completamente solo. C'è tensione, ma siamo pronti a partire. Parte ufficialmente Crema Graz. Il progetto Crema Graz in solitaria lungo la Drava prevede un primo giorno poco impegnativo. 95 km quasi tutti in piano, una sorta di riscaldamento per i giorni successivi. Si inizia a respirare quell'odore fantastico di libertà che ti dà il viaggio. Anche se sono a 15 km da casa, inizio già a sentirmi libero, leggiadro. È qui, nella bassa pianura bresciana, che realizzo di essere ufficialmente partito. Attraverso Crema, Soncino, Orzi Nuovi, Bagnolo Mella e con le dovute pause per espletare le funzioni fisiologiche di base, raggiungo Castenedolo per la meritata pausa pranzo. Seconda pausa in quei di Castenedolo. Con lo stomaco pieno, le strade bellissime e il clima perfetto, parte la follia. Eccetto bici ed autorizzati, e quindi io sono autorizzato. Non è che sia al massimo sta roba. Dopo aver fatto 4 chiacchiere con i cavalli, si raggiunge il lago di Garda, Lonato, Desenzano e Sirmione. Qui ho l'occasione di dare il via a quei movimenti che mi accompagneranno durante quasi tutti i giorni del mio viaggio. Il montaggio della tenda, la ricerca del cibo, un po' di relax con un tuffo in piscina, una birra ghiacciata e in questo caso una pizza al tramonto a bordo lago. Bene, siamo giunti al termine di questa giornata, nonostante siano tipo le 8:30, 9 meno un quarto forse. Buonanotte. Giorno 2. Non ti vedo tanto convinto. Perché fai no con la testa? Ho dormito. Quasi. Ma dai che sono solo palle quelle e intanto stai già mangiando. Certo che a far fatica di dormire la giornata da 90 km e 700 metri di dislivello potrebbe sembrare tutta in salita. Se poi però pedali col sole di prima mattina che ti bacia, imbrocchi una discesa per Peschiera del Garda e poi abbandoni pure il traffico per gli uliveti di Lazzise. Sono Lazzise. Dai che va tutto bene. La tentazione di fare una pausa banana è stata troppo forte. Beh, poi trovi ancora un tratto al 100% esclusivo dedicato alle biciclette, si può dire che tutto abbia già preso una bella svolta. E sei già lì a canticchiare e fraternizzare con altri ciclisti sulla ciclabile dell'Adige. Ah, ho trovato la ciclabile senza farmi quel monte lì. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, buon viaggio. Non hai un po' di fame? L'obiettivo era trovare questa ciclabile. L'obiettivo di adesso è terminare, scofanarmi questo e l'altro affettato. Va bene, mi sembra che tu abbia mangiato a sufficienza, non credi? Goditi questo gioiello di ciclabile che con i suoi 197 km unisce Verona a Merano, permettendoti di pedalare in sicurezza tra argini, uliveti, vigneti, meleti, indimenticabili, godendo in una vista mozzafiato sulle cime che circondano questa valle, tra saliscendi e bicigrill. Ti sembrerà un attimo e sarai già arrivato alla meta odierna, dove tu e il tuo poderoso mezzo potrete riposare. Guarda un po' qua. La bici è messa in sicurezza, a dormire addirittura al coperto. La bici al coperto, tu in ostello. Cosa vuoi di più? Parte l'esplorazione di Rovereto e poi una cena solenne. Rovereto è uno splendido gioiello trentino ricco di storia, culture e musei. Con il cielo coperto e l'acquazzone appena passato, le sue vie si sono svuotate e sembra di essere in un forte medievale con elementi della Serenissima, di Settecento e di orgoglio italiano novecentesco.
però cultura è anche cibo, e allora lanciati, o viaggiatore, alla trattoria Bar Christian per qualche specialità e una birra ghiacciata. Andrei anche a dormire. Domani Bolzano. Ciao. Ciao. Giorno 3. Il giorno 3 parte col botto. Borse pronte, fatte meglio che mai, partenza presto dopo una colazione regale e nemmeno le uggiose nuvole spaventano il nostro eroe. Buongiorno! Destinazione della giornata Bolzano, con 95 km di strada principalmente pianeggiante, sempre sulla fantastica ciclabile dell'Adige, attraverso meravigliosi ponti artistici moderni e non, No! Il telepass l'ho lasciato a casa! rumorosi tratti paralleli all'autostrada e fantastici bicigrill dove poter assaggiare una fetta di strudel, per poi entrare trionfalmente in Trento e tra le sue maestose vie e piazze. A Trento ci siamo. Un breve giro per il centro, poi sosta acquisto memory card. Grazie allo sponsor che mi permette di continuare questo viaggio. Si continua in questa meravigliosa cornice, facendo scoperte preziosissime. L'una e mezza c'è un cambio di vento di solito che anziché spingere verso giù, spinge verso su e quindi ti aiuta nella salita verso Bolzano. Pecorelle sulle mani! Eccolo! Buon appetito! Ciao, buon appetito. Dopo un lauto pasto, una triste scoperta. Ho ricevuto comunicazione dal campeggio che non c'è posto per oggi. Non solo al campeggio non c'è posto, anche tutte le altre strutture sono al completo. Ho capito. Al completo anche le camere singole non c'è posto. Ci sono state almeno altre 5 o 6 chiamate ad altri posti per ospitalità, tutti con esito negativo. Siamo completo. Saluto i miei compagni di merenda che mi hanno fatto un po' di domande sul video. Per fortuna esistono in moltissimi compagni di viaggio improvvisati con cui si possono scambiare parole in lingua creola. E poi Airbnb. Una doccia calda e posso partire con la quotidiana esplorazione della cittadina che mi ospita. A Bolzano si respira un'aria più austriaco-tedesca che italiana. Le sue ampie e maestose piazze, l'ordine, i fiori e le piccole botteghe. Tutto suggerisce un orgoglio di terra contesa culturalmente. A placare le mie riflessioni sulle identità nazionali sono l'ormai collaudata birra, uno stinco intero e un piatto di canederli, per poi concludere la giornata in bellezza con una passeggiata al tramonto per poter digerire tutta questa cultura. È giunta l'ora di andare a dormire, è pure tardi, sono 9:30. Giorno 4. Il giorno 4 prevede 85 km e 1400 metri circa di dislivello e inizia subito con pregevoli ponticelli, sottopassi e lungo l'Isarco anche un contaciclisti. Alle 9:03 dell'1-6 sono passati 45 ciclisti, quest'anno 16.708. Si continua sinuosamente, ancora ponti, gallerie e la bellissima e freschissima ferrovia, dove poi posso presentare il mio viaggio ai colleghi incontrati. How long is it to Graz? I'm not sure. From home it will be 1,000 kilometers. Oh, Mi merito una rinfrescata alle idee e poi tra le pittoresche viuzze di Chiusa trovo il meritato pranzo. Pagnini, brioche. Rinvigorito, do ancora qualche colpo di pedale e raggiungo Bressanone col suo maestoso centro storico. Qui c'è il bivio per
Brunico 40. Attraverso meleti, prati e boschi di conifere in estasi. Però poi un primo intoppo in questa bella giornata. Bucato. Bucato, aggiustato. Non parliamo troppo forte. Sorpasso il forte di Fortezza, mi concedo una sciacquata A good shower. e purtroppo il fantasma delle forature si ripresenta. Sto spingendo perché la ruota è di nuovo a terra, quindi non era un problema di camera d'aria. Oggi qualsiasi cosa è fatta per mettermi alla prova. Non mollo, porca puttana. Sono quindi costretto a prendere il treno per gli ultimi 10 km della giornata e sperare di trovare una ciclofficina per riparare la mia bici. L'ho lasciata fuori. Però un uomo meccanico qua. Un'impresa titanica. Volevo chiedere assistenza con la bici, un copertone forse da cambiare. Tutto per settimana prossima però. L'ultima speranza. Rad Boutique Steger di San Giorgio. Tutto è bene, ciò che continua bene, non finisce. E questo è il suono più bello che ci possa essere. La pioggia su Brunico. A Brunico c'è un ristorante balcanico, insalata, zuppa di cipolle, cevapcici. Se la mia bici domani non ha la gomma a terra, domani si può andare sulla ciclabile della Drava. Buonanotte. Buongiorno. Oggi è il giorno in cui si va sulla Drava. Nel 2013 facevamo un viaggio abbastanza incosciente. L'esperienza che ha segnato l'inizio della mia passione per il cicloturismo. Sembra essere uscito il sole. Wow! Il verdetto è: si continua. Questa è l'ora di partire. Dopo le vicissitudini di ieri, l'eccitazione per la partenza di oggi è forte. Finalmente ritoccherò con mano la tanto acclamata ciclabile della Drava, che rappresentò l'inizio dei miei viaggi in bicicletta e che quindi è accompagnata da moltissimi ricordi e un grandissimo valore sentimentale. Via della diga! Inizio tra ponti, boschi profumati, bambini che mi superano in salita, discese mozzafiato, alti boschi, il fresco del mattino e poi lei. Ho trovato una fontanella. È il momento più bello della mia vita. Buongiorno. Altra salita dopo la pausa pranzo strudel e raggiungo il punto di partenza della ciclabile della Drava, Dobbiaco. Qui la vista sulla Valpusteria, valle delle Tre Cime di Lavaredo, è mozzafiato. Proprio qui 5 anni fa partiva la nostra ciclabile della Drava. La ciclabile della Drava, anche nota come Drauradweg o R1, è un percorso ciclabile di 366 km che unisce 3 nazioni, Italia, Austria e Slovenia, da Dobbiaco a Maribor, seguendo il corso del fiume. La prima parte di questo itinerario da Dobbiaco a Linz è famosissimo, frequentato oltre che da cicloturisti anche da famiglie con bambini, perché è principalmente in discesa o pianeggiante, è molto divertente e semplice. Inoltre risulta ben collegato e offre numerosi servizi, compreso il noleggio delle bici. È consigliabile veramente a tutti, ma sempre tenendo conto del codice della strada. Dopo 45 km si giunge a Linz, dove io mi dirigo al campeggio. La tenda sarà pronta tra la miglior tenda della storia delle tende. Dopo aver montato la tenda a schiocco di dita, in un modernissimo campeggio, non mi resta che esplorare il centro di Linz, adeguandomi fin da subito agli orari austriaci. 18:13. Si va a mangiare. 20:02. Io mi ritiro nei miei appartamenti. Ciao, buonanotte. A domani. Buongiorno. 6. 9:49. Si parte. Di buon umore oggi il principino. E parte pure con calma. Tanto crede di prendersela comoda, passare i soliti ponticelli, i paesini lungo fiume, fare un salto all'antico villaggio romano di Aguntum, ammirare altre vallate mozzafiato, entrare in Carinzia. Non lo sa il nostro principino, che sbaglierà strada e salirà, spingendo la bici,
per poi guardare un fiume ghiacciato. Congelata. Incontrerà un cane che lo farà spaventare, capirà di dover seguire quei bellissimi cartelli verdi con l'indicazione R1 per poi salire ulteriormente e forse fermarsi per pranzo. Adesso sono fermo a mangiare una pizza. Mancano 30 km esatti a Spittal. Scusate, io devo andare a Spittal. Sapete dov'è? Di là? Di là, ok, grazie. Per fortuna ci sono le amichevoli mucche a dare indicazioni, e gli ordinati paesini, e il lungo fiume, e le fontane rinfrescanti, e la campagna. E in un attimo anche questi 80 km saranno macinati. Ed eccoci a Spittal. All'arrivo al campeggio Draufluss, solito rituale di montaggio tenda in una posizione panoramica e successiva consueta visita al centro cittadino, che però ci riserverà un'amara sorpresa. Che poi questa sera volevo pure essere bravo e mangiare sano, un'insalata e una zuppa, e invece mi toccherà andare in uno dei posti aperti, che vuol dire andare al messicano o non lo so, di nuovo pizza. Pensa che addirittura l'unico posto che era aperto 6 anni fa era chiuso stasera. Ti è andata male e sei pieno di pizza, caro principino. Però almeno ti resta la passeggiata al tramonto e l'arrivo al campeggio per allietare la sera. È giunto il momento di salutare tutta questa bellezza all'alba delle 20:24. Buonanotte. Che dormito. Giorno Bubusette. Oggi si fa face tricks. Il viaggio mi piace. Questa routine, che ormai è entrata di forza nelle mie giornate, mi piace proprio un sacco. Tutto smontato e tutto rimontato sulla bici. Si può partire, ma prima cremina solare. Smontare la tenda, lasciare il luogo che mi ha ospitato per la notte, potersi permettere una colazione che verrà presto smaltita a suon di mulinate sui pedali. Buongiorno pecorelle! Attraversare bellissimi paesi, salutare la fauna, trovare fontanelle sparse qua e là lungo il tragitto. È una routine che potrei perpetrare ad libitum, per sempre. Arrivo a Villach senza minimamente sentire la fatica e con questo bel pensiero che mi frulla nella testa, una breve visita e poi sosta all'ombra per pranzo. Panino con il salmone. Il pomeriggio prosegue tra piacevoli salite, incontri ravvicinati, altri ponticelli e la consueta stupidera, senza preoccupazioni. Però abbasso la guardia e quello che mi succede mi schiaccia. Sono diventato il campanaro di Roseg e adesso lo faccio, Ricordate che pochi giorni fa avevo bucato e pensavo di aver risolto il problema? Ecco, mi sa che siamo punto a capo e oggi questo problema mi butta giù di morale, perché mi capita in mezzo al nulla e senza avere camere d'aria da sostituire. Merda! Sono di nuovo a terra. Questa merda di stazione, che è data come stazione ovunque su Google eccetera, è chiusa dal 2016. Oh Maria! Con una botta di fortuna pazzesca però, e come in una fiaba dal lieto fine, proprio dietro alla stazione dismessa, scopro Franz, generosissimo noleggiatore di biciclette, che si prende in carico il mio mezzo e che questa sera, mentre il figlio mi accompagna in campeggio, si prenderà cura del mio problema. Nonostante l'aiuto immenso trovato completamente a caso, l'essere arrivato alla destinazione odierna, avere un posto tenda ed essermi nutrito, il mio morale resta a terra. Sono quasi deciso a interrompere il mio viaggio per la paura che la foratura si ripresenti. Domani scopriremo se finisce o se continua. Oggi riparto. Non ci sono cazzi, arrivo fino in fondo. Hello, Morning, Francesco. good morning. Hallo. Ist a small for a street. Diese hast du auch noch. Ah, Diese vero, habe ich vero, weg. vero, Schau, vero. das ist Thank you so wichtig. much. Das ist der Reifen. Mhm. Das ist der Reifen. Ok, 24. and for you? No problem. Come se Franz avesse notato che qualcosa in me non andava. Con un sorriso immenso e orgoglioso del lavoro svolto, mi riconsegna la bici col copertone sostituito e mi invita a provarla.
Poi mi riconsegna le borracce e il GPS, che nella foga del giorno prima avevo completamente dimenticato nel suo garage. Sempre sorridendo mi consegna lo scontrino e mi informa che ha speso 24 euro. Guarda te se non è una figata sto posto. Per aver risolto il mio problema ed aver salvato il mio viaggio, mi chiede 24 euro. Quando gli chiedo cosa gli dovessi per la manodopera e il tempo perso, fa quel gesto con la mano come per dire «Ma scherzi?» Fa spallucce e mi dichiara in un inglese un po' germanizzato «I love bikes!» E io sono scioccato, sconvolto, sconcertato dalla disponibilità e dalla gratuita generosità di quest'uomo, tanto che il pensiero di interrompere il viaggio che fino a poche ore prima attanagliava la mia testa, ora sembra quasi un'offesa nei suoi confronti, nei miei confronti. Non posso deluderlo e non posso deludere me stesso. Con un ottimismo ritrovato e una forza d'animo impensabili, sono motivato a continuare. E allora prosegue l'avventura, ancora ponti, ancora cittadine, saluti alle mucche, salite, cartelli stradali verdi, l'aperta campagna e si raggiunge la parte più interessante della Drava. Mamma mia che ansia! Ci si avvicina al confine con la Slovenia. Questo tratto è pregno di ricordi di quel primo viaggio. Questo è altro ponte Colesso. Mamma mia che risate. Altro ponte Colesso, altro ponte. Papapap. Altro ponte Colesso, altro ponte. Papapap. Dopo poche pedalate si arriva in Slovenia e la prima città che si incontra e che mi ospiterà questa sera è Dravograd. Yes! Dove a dormire si va in un modesto castello di cui vengono addirittura fornite le chiavi. Signore e signori, questa è la mia residenza per la notte. Dopo una breve passeggiata in centro e una cena rifocillante, rientro nel maniero, felice di aver potuto continuare questo viaggio. Domani, ragazzo, si fatica. Quindi Non resta che darmi e darvi la buonanotte. Giorno 9. Facciamo partire un piccolo estratto di quel fantastico discorso che Patrick ci fece sotto la pioggia, che oggi non c'è. Abbiamo attraversato il Trentino, l'Austria, la Carinzia, la Galizia e ora siamo a tanto così da Maribor. Facciamo tanto così da Maribor, di più, anche un po' di più. Non molliamo adesso. Grazie mille per queste parole. Mi hai dato la carica e la forza per affrontare non la pioggia, ma una splendida giornata di caldo e montagne. E dopo aver visitato le stanze private del castello, conosciuto personaggi incredibili che collezionano libri, posso partire ufficialmente alla volta di Maribor. per fortuna il discorso di Patrick è ancora valido e sempre lo sarà. Non è il momento di mollare, no. Perché è in Slovenia che la ciclabile della Drava, al cicloturista con la gamba ormai allenata dal piattume del lungo fiume vissuto i giorni precedenti, offre quell'adrenalina post-salite anche al 18%. Sì. Il saliscendi fisico si traduce poi in saliscendi emozionale. E se si pensa alla quasi rinuncia del viaggio di ieri, per problemi che oggi ti fanno quasi sorridere, godere di quell'aria fresca delle discese e della fatica e del sudore delle salite è un premio fantastico. Buongiorno signora! Da qui in poi mancano 37 km a Maribor, i prossimi almeno 7-8 sono di salita. In alcuni tratti il ricordo delle sconfitte di 6 anni fa è molto vivido, come in questa ultima vera salita a spezzagambe, dove ricordo di aver spinto la bici nel mio primo viaggio anche quel giorno sotto l'acqua. Qui la conquista della vetta senza scendere dai pedali mi dà una forza inimmaginabile, per poi farmi godere appieno la discesa. Bellissima sta discesa, bellissima, tutta da godere, tutta da godere. Un ultimo mostro che riesco a sconfiggere è proprio completare la tappa. Sì, perché il tratto Dravograd-Maribor, 6 anni fa, aveva decretato la sconfitta della mia catena, che proprio nel punto in cui ora mi fermo per esorcizzare quel momento, aveva deciso di esplodere in più pezzi, lasciandomi a piedi per l'ultimo tratto di 10 km. Oggi quello stesso tratto vola via tra bosco, single track e natura, e in un attimo mi ritrovo nella bellissima Maribor. La città di Marburgo, detta la Torino della Slovenia, è una città universitaria dal carattere giovane, ma dai palazzi austeri. Per non parlare del cibo,
una vera goduria. È un peccato sapere che da domani non si pedalerà più lungo il fiume e che stasera dovrò dire addio alla Drava. È proprio a Maribor che saluto questo fiume che mi ha accompagnato per almeno 350 km, anche 400. Ciao Drava, see you later. Giorno 9, è arrivato il momento di concluderlo qua. Ciao. Non mi sembra vero di poter dire quello che sto per dire. Giorno 10. Giornata fantastica. Più o meno. Andiamo a fare una cosa bellissima. È una giornata stranissima quella che sancisce la fine di un viaggio, soprattutto se questo viaggio è in solitaria e se si è caricato di così tanti significati. È stato il mio primo viaggio in solitaria, è stato il mio primo viaggio sulle tracce di quel mio primissimo viaggio sui pedali. Aia che male al culo, chissà se ce la farò a fare questi altri 70 chilometri fino a Graz. È stato certamente formativo mettere alla prova la mia resistenza alle difficoltà che, seppur apparentemente insignificanti, si sono amplificate a dismisura, in compagnia di solo me stesso. Pausa banana. È una giornata strana perché si ha la consapevolezza che la magia del viaggio stia svanendo, che si stia pedalando verso la fine dell'avventura. E quindi mentre ripasso il confine della Slovenia verso l'Austria e seguo il corso del fiume Mur verso Graz, destinazione finale di questa allegra pedalata da crema di 10 giorni, ripenso a tutto. E insieme a una forza e una grande soddisfazione ho un po' di tristezza e una gran voglia di affrontare il prossimo viaggio. Non sto a descrivervi il percorso oggi, un po' noioso, tanto da costringermi a indossare le cuffiette per un po' di doping musicale, solo intervallato da una radler ghiacciata prima dell'ingresso anonimo nella grande città austriaca, che sancisce la fine del mio viaggio a pedali. Ho l'anima al settimo cielo, ma con la faccia di un disperato mentre tento di riprendermi nella piazza centrale di Graz. Oh, ma sono arrivato! Oh! Pazzesco! Adesso mi vado a godere la movida graziana, grazzesca. E dopo aver girato un po' per le sue vie e goduto dell'ultima birra dell'arrivo, Birra di fine viaggio. scalo la collina che porta al forte cittadino per un ultimo saluto all'Austria. Vado poi a prendere il primo dei tanti mezzi di trasporto per il lento rientro a Crema. Il primo di questi è un Flixbus, di cui sperimento il trasporto esterno della bici. Sì, qualche graffio, ma sopportabile, fino a Mestre. Termina così, in una Mestre piuttosto bagnata, lo scarico della bici. Da qui, dopo la notte passata sul bus, non uno, ma ben 3 scomodissimi cambi, a Verona, Milano e Treviglio, per raggiungere la cittadina cremasca, dove posso ufficialmente dire conclusa la mia avventura. Crema. Vado a fare un giro a Graz, ma poi ritorno. Soddisfazione e amarezza. Ciao, al prossimo viaggio. Proprio dove 11 giorni fa, sotto l'acqua, iniziava il viaggio. 11 giorni dopo, con un po' più di barba, molta più esperienza, finisce.